Questo è il panorama di Viggiano. Qui c'è il centrolio Eni, campo da calcio. Questa è la villa del Marchese. Questa è la chiesa madre di Viggiano. Conosciuta anche come città dell'arpa. Questo è l'hotel dell'arpa. Qui siamo in montagna a 1700 metri di altezza, chiamata Montagna Grande di Viggiano. Viggiano è città di Maria, qui sul Sacro Monte sorge infatti il santuario della Madonna Nera, meta storica di pellegrinaggio. Ciao amici di YouTube, oggi siamo qui a Viggiano e andremo a fare il tagliando a questa bellissima Mercedes. Andremo a fare un cambio dell'olio con sostituzione del filtro dell'aria e filtro antipolline. Mettiamoci all'opera. Come prima cosa apriamo il cofano e togliamo il coprimotore che è semplicemente incastrato nei suoi 4 angoli. A questo punto possiamo svitare il tappo dell'olio e andremo ad inserire il nostro additivo della Protec Engine Flush per il lavaggio del motore. Per chi non l'avesse visto vi lascerò al fine tutorial il link diretto per l'utilizzo dell'additivo. Richiudiamo il tappo dell'olio e facciamo partire 15 minuti. Dopodiché alziamo la macchina con il crick. Poi passiamo a svitare questi 7 bulloni che vi sto indicando in modo da poter togliere il coprimotore. Vite. Per sfilarlo è semplicissimo, una volta tolti i nostri bulloni basta spingerlo verso l'interno e tirare verso il basso. Ora allentiamo il tappo dell'olio oppure alziamo l'asticella e questo ci agevola lo scolo dell'olio. Poi prendiamo una chiave da 13 e svitiamo il bullone della coppa. Come faccio sempre vado a mettere 300-400 grammi di olio per ripulire al meglio l'interno del motore. Ora mentre sotto scola andiamo a svitare il filtro dell'olio. Possiamo svitarlo in 2 modi, o con la tazza specifica, tanto vi lascerò il link sotto in descrizione, oppure con una semplice chiave a catena universale. Naturalmente la chiave a tazza è migliore perché non va a sciupare gli esagoni del tappo. Apriamo il filtro nuovo e all'interno troviamo l'o-ring nuova e la rondella da mettere attorno al perno della coppa dell'olio. Una volta finito lo scolo andiamo a mettere la nuova rondella e lo riavvitiamo. A questo punto sostituiamo il filtro dell'olio e l'o-ring con i ricambi nuovi. Tac.
Poi riavvisiamo il filtro dell'olio e stringiamo il tutto con la chiave di nanometrica a 25 N come la scritta riportata sul tappo. Ora passiamo a mettere il nuovo olio. Io ho acquistato il Mobil One ESP 530 Full Synthetic. E una volta finito il lavoro ci assicuriamo che non ci siano gocce attorno al perno della coppa dell'olio, dopodiché possiamo passare a riavvitare il coprimotore. Ora passiamo a sostituire il filtro dell'aria. Vediamo queste due Torx che ci troviamo davanti, una a destra e una a sinistra. Poi prendiamo la scatola del filtro e la tiriamo verso di noi e verso l'alto, in questo modo. Togliamo il filtro vecchio e andiamo ad inserire quello nuovo. Poi facciamo incastrare queste due alette nella loro sede, dopodiché riavvitiamo le nostre Torx. Rimettiamo il coprimotore, l'appoggiamo sopra e premiamo nei 4 angoli, in modo da farlo incastrare bene. E adesso passiamo a sostituire il filtro antipolline. Sarò molto breve in quanto ho già fatto un tutorial sulla classe A e vi lascerò il link diretto sotto in descrizione. Comunque è semplicissimo, togliamo lo sportellino che è semplicemente ad incastro, sfiliamo il vecchio filtro antipolline e andiamo ad inserire il nuovo filtro, dopodiché rimettiamo lo sportellino e il gioco è fatto. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Allora inseriamo la chiave, giriamo di uno scatto il quadro. In questa schermata teniamo premuta la cornetta e il tasto OK. A questo punto si aprirà un sottomenu, scorriamo con la freccia verso il basso su Assist Plus, confermiamo con OK, andiamo su manutenzione generale con la freccetta, confermiamo sempre con OK, andiamo tutto giù, conferma manuale OK, quale olio 229.31 manutenzione effettuata, gli diamo sì, OK, possibile ripristinare, annulla, conferma, qui gli diamo freccia in giù, OK, manutenzione generale effettuata, perfetto. A questo punto dovrebbe aver azzerato il service. Per vedere se il reset è stato effettuato teniamo premuti sempre i pulsanti cornetta e OK. Ci apre il sottomenu, andiamo la freccia in basso su Assist Plus, gli diamo OK,
dati manutenzione ok, e scorrendo il tempo residuo è di 365 giorni oppure chilometri, che è fra 25.000 chilometri. Eccoci a fine tutorial. Io mi trovo qui dalla Gianco Bikes a Viggiano, una cirofficina molto attrezzata, l'unica in Val d'Agri. Guardate com'è bella, tutta ben attrezzata, tutta in ordine. Qui con me c'è anche Gianfranco Iacovino, il titolare della Gianco Bikes, che vi manda saluti. Un saluto dalla Gianco Bikes. Quanto è bella Viggiano di notte, sembra un presepe. Foto? Cliccate su iscriviti, poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.